Benvenuti anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parrato e oggi insieme andiamo a realizzare la borsa Nizza. Realizziamo questa borsa con il cordino Super Swan, un cordino da 3 mm. Ai nostri laccetti io ho messo, vedete, queste palline che userò ovviamente per arricciare la chiusura. Come potete vedere il punto è molto semplice ma d'effetto, il punto a nido d'ape. Ho anche realizzato una tracolla di cui vi metto il link del tutorial nel box informazione. Vedete, c'è il bordo che ci permetterà, vedete, di passare il filo. Quindi nel tutorial vi faccio vedere passo passo come realizzare questo tipo di chiusura molto semplice. Per il nostro tutorial io vado ad usare questo cordino che si chiama Super Swan ed è un colore malva. Ogni confezione è da 200 grammi. Io lo lavoro con l'uncinetto numero 6, quindi iniziamo mettendo su delle catenelle che siano multiplo di 5 più altre 20 catenelle per dividere 10 catenelle a destra, quindi ad un margine e ad un altro, più una per girare. Quindi io andrò a mettere 85 catenelle. Quindi una volta che abbiamo fatto il nostro nodino, iniziamo, vedete, con delle catenelle fino ad arrivare ad 85 catenelle. Questo swan è un pochino più duro rispetto all'altro cordino che io uso da 3 mm, il Ternes, quindi è un po' più duro da lavorare. Andiamo a proseguire, arriviamo a 85 catenelle. Lavorate le nostre 85 catenelle, chiaramente dobbiamo andare a lavorare una catenella per girare, quindi 86 catenelle totali. Entriamo, vedete, in ogni punto della nostra catenella, non in questa maniera, ma entriamo verso il retro, così, vedete, io entro e lavoro una maglia bassa. Entro, vedete, nel prossimo e lavoro una maglia bassa. In ogni punto, vedete, retro, in questa solina, entriamo in questa maniera qui, vedete, e carichiamo e lavoriamo una maglia bassa. E lavoriamo una maglia bassa per tutta la nostra catenella. Una volta vedete che io ho completato tutta la mia riga, in questa maniera qui, una catenella, giro il mio lavoro, la catenella sarà la prima maglia, ok, della maglia bassa sottostante, quindi devo andare a lavorare nei prossimi punti. Faccio nel prossimo punto un'altra maglia bassa, vedete, entrando in coste, quindi prendo solo l'asola esterna e lavorerò 10 maglie basse totali in coste, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maglie basse in costa, in questa maniera qui. Adesso sulla 10ª maglia bassa, vedete, andiamo a mettere un marcapunti e facciamo la stessa cosa, vedete, nelle ultime 10 maglie basse mettiamo un marcapunti anche qui, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e sulla 10ª mettiamo un marcapunti. Adesso dobbiamo andare a proseguire in questa maniera qui fino al marcapunti, quindi fino a questo marcapunti, alternando 5 mezze maglie alte, 5 maglie bassissime, 5 mezze maglie alte, 5 maglie bassissime. Quindi io filo sull'uncinetto, sempre in coste, quindi prendo sempre la solina esterna, vedete, e lavoro 5 mezze maglie alte, quindi una, 2, 3, 4,
5 mezze maglie alte. Adesso nei prossimi 5 lavoreremo 5 maglie bassissime, quindi entro sempre in coste, vedete, in questa maniera qui, carico il filo e realizzo una maglia bassissima. Nel prossimo realizzo una seconda maglia bassissima, nel prossimo una terza maglia bassissima, una quarta e una quinta maglia bassissima, in questa maniera qui. Ed è così, vedete, che inizia a prendere forma il nostro lavoro. Adesso dobbiamo continuare sempre alternando. Qui abbiamo lavorato 5 maglie bassissime, filo sull'uncinetto, 5 maglie, vedete, sempre in coste nei prossimi 5 punti. Quindi lavoriamo la prima, lavoriamo la seconda, la terza, la quarta e la quinta mezza maglia alta. E nei prossimi 5 maglie bassissime, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie bassissime. Quindi, come potete vedere, la lavorazione inizia a prendere forma. Quindi andate a proseguire alternando sempre 5 maglie bassissime, 5 mezze maglie alte, 5 maglie bassissime, fino ad arrivare al marcapunti. Quando ho terminato, vedete, la sequenza, nelle ultime 10 maglie basse lavoro delle maglie basse. Quindi tolgo il mio marcapunti, entro sempre in coste, vedete, prendendo l'asolina esterna e lavoro la prima maglia bassa e su questa maglia vado sempre a mettere un marcapunti per non confondermi e vado a lavorare, vedete, in ogni punto le 10 maglie basse. Quindi maglie basse fino ad arrivare nell'ultimo punto. Quando abbiamo completato, vedete, le nostre 10 maglie basse, adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro. Questa sarà la prima, vedete, la catenella è la prima maglia, entriamo nella prossima e lavoriamo sempre in coste. Quindi prendiamo sempre la solina esterna e lavoriamo le nostre 10 maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Quindi arrivati al marcapunti lavorando sempre, vedete, le maglie basse, prendendo la solina in questa maniera qui e andiamo a proseguire. Quando arriviamo, vedete, nella maglia bassa dove abbiamo il marcapunti, lo togliamo, entriamo sempre in coste, vedete, lavoriamo la nostra maglia bassa e rimettiamo chiaramente il marcapunti. Adesso guardate, noi abbiamo la lavorazione delle mezze maglie alte e le maglie bassissime. Adesso dove abbiamo le maglie mezze alte lavoriamo le maglie bassissime, quindi abbiamo 5 maglie mezze alte, 5 maglie bassissime sopra. Quindi entriamo sempre in coste, vedete, carichiamo il filo e lavoriamo la prima maglia bassissima, poi la seconda, la terza, la quarta e la quinta maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso vedete dove abbiamo le maglie bassissime, 5 maglie mezze alte, quindi filo sull'uncinetto, entriamo sempre in coste al centro, vedete, prendiamo l'asolo e lavoriamo la prima mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, lavoriamo la seconda mezza maglia alta, la terza, la quarta e la quinta.
Adesso vedete di nuovo, qui abbiamo le mezze maglie alte, lavoriamo le maglie bassissime, qui abbiamo le maglie bassissime e lavoriamo le mezze maglie alte. Quindi vedete 1, 2, 3, 4 e 5 maglie bassissime sopra le maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4 e 5. E questo vedete sarà il risultato. Quindi le prime 3 righe serviranno a dare un bordo al laterale della borsa lineare, ok? Quindi andate a proseguire. Dove abbiamo, vedete, le maglie bassissime, lavoreremo 5 maglie mezze alte. Dove abbiamo le 5 maglie mezze alte, le 5 maglie bassissime, fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti, lo togliamo e iniziamo la lavorazione delle maglie basse. Quindi io entro sempre in coste, vedete, prendendo la solina esterna e lavoro delle maglie basse, che saranno in totale 10. Quindi entriamo in ogni punto e lavoriamo le nostre maglie basse. Rimettiamo ovviamente sulla prima, vedete, maglia bassa che abbiamo lavorato il nostro marcapunti e andiamo a lavorare le maglie basse fino ad arrivare nell'ultimo punto. Arrivate, vedete, nell'ultimo punto, catenella, giriamo il nostro lavoro, entriamo, vedete, in quello dopo e lavoriamo le nostre maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Una volta vedete che abbiamo lavorato le 10 maglie basse, sulla decima mettiamo il marcapunti. Adesso la lavorazione seguirà tutta così. Dove abbiamo, vedete, lavorato la prima riga, quindi abbiamo lavorato una prima riga di 5 maglie bassissime, 5 maglie mezze alte, lavoreremo una seconda riga uguale, quindi vedete qui ho le maglie bassissime, entro nella prima maglia bassissima e lavoro una maglia bassissima. Quindi lavorerò la seconda riga in maniera identica. Vedete, entro, carico il filo e lavoro la seconda maglia bassissima, lavoro la terza, lavoro la quarta e lavoro la quinta maglia bassissima. Adesso dove ho le maglie mezze alte, filo sull'uncinetto, sempre in coste, vedete la solina esterna e lavoro 5 maglie mezze alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie mezze alte. Qui ho, vedete, le maglie bassissime, lavorerò 5 maglie bassissime, qui ho le maglie mezze alte, quindi andiamo a proseguire fino ad arrivare alla fine del lavoro. Dove abbiamo, vedete, il marcapunti, lavoreremo 10 maglie basse, quindi arrivate fino alla fine della lavorazione. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga, questo è il risultato della lavorazione. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo le maglie basse in ogni punto. Questo è il primo punto, vedete, entro in quello dopo, questo è il primo, entro in quello dopo e lavoro le maglie basse. Quindi vedete, in ogni punto maglie basse fino al marcapunti. Adesso, dopo aver ripetuto, vedete, 2 righe praticamente uguali, quindi dove avevamo la maglia bassissima abbiamo lavorato la maglia bassissima, dove avevamo, vedete, le mezze maglie alte abbiamo lavorato altre 5 mezze maglie alte, dobbiamo cambiare la sequenza. Quindi tutta la borsa sarà un susseguirsi di 2 righe lavorate alla stessa maniera e poi dalla terza in poi cambiamo e lavoriamo di nuovo 2 righe identiche. Quindi qui ho, vedete, la maglia bassissima, inizio la prima riga di sequenza lavorando 5 maglie mezze alte, quindi entro, vedete, in coste, carico il filo e lavoro 5 mezze maglie alte, quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta e
la quinta mezza maglia alta. Adesso qui ho le mezze maglie alte, lavoro 5 maglie bassissime, quindi entro sempre prendendo solo la solina esterna e lavoro 1, 2, 3, 4 e 5 maglie bassissime. Quindi iniziamo, vedete, da capo la sequenza. Adesso qui ho le maglie bassissime, lavorerò 5 maglie mezze alte, qui ho 5 maglie mezze alte, lavorerò 5 maglie bassissime fino ad arrivare alla fine della riga dove abbiamo il marcapunti. Lavoreremo le maglie basse, una catenella, giriamo il lavoro e iniziamo l'altra riga. Una volta che abbiamo completato la riga, una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo 10 maglie basse fino al marcapunti. Completate le 10 maglie basse, adesso dobbiamo andare a completare l'altra riga, quindi la seconda riga di sequenza, lavorando dove abbiamo lavorato le mezze maglie alte, 5 mezze maglie alte, dove abbiamo le maglie bassissime, quindi qui ho, vedete, le 5 mezze maglie alte, filo sull'uncinetto e lavoro 1, 2, 3, 4 e 5 maglie mezze alte. Adesso vedete dove ho le maglie bassissime, 5 maglie bassissime, quindi le prime due righe ripeteranno la stessa lavorazione. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie bassissime. Adesso vedete, andiamo a proseguire tutto il lavoro lavorando 5 maglie mezze alte dove abbiamo le maglie mezze alte, 5 maglie bassissime dove abbiamo le maglie bassissime, fino ad arrivare alla fine della riga. Alla fine della riga giriamo il nostro lavoro e ci ritroviamo dall'altro lato dove abbiamo il marcapunti. Quindi vedete, una volta che abbiamo completato, vedete, le due righe uguali, abbiamo girato, abbiamo lavorato le 10 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a cambiare la lavorazione, quindi ogni due righe uguali noi invertiamo la lavorazione, quindi dalla terza riga in poi, vedete, abbiamo lavorato le due righe di maglie mezze alte, due righe di maglie bassissime e così via per tutta la riga. Adesso invertiamo, qui abbiamo le due righe di maglie bassissime, maglie basse, maglie mezze alte, scusate. Adesso entro dove ho le maglie mezze alte, lavoro le maglie bassissime. Quindi 5 maglie bassissime, 1, 2, 3, 4 e 5. Dove ho, vedete, le maglie bassissime, 5 maglie mezze alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E adesso andiamo a proseguire così. Qui ho le maglie mezze alte e lavoro le maglie bassissime. Qui ho le maglie bassissime e lavoro 5 maglie mezze alte. Arriviamo quindi, vedete, fino alla fine, lavoreremo le 10 maglie basse e gireremo di nuovo il nostro lavoro. Una volta, vedete, che abbiamo girato la lavorazione, lavorato le 10 maglie basse, dobbiamo andare a ripetere la sequenza della seconda riga, cioè le stesse maglie che abbiamo nella parte sottostante. Qui ho 5 maglie bassissime e qui ho 5 maglie mezze alte. Quindi sulle maglie bassissime ripeterò le maglie bassissime, sulle maglie mezze alte le mezze alte. Quindi vedete, qui ho le maglie bassissime, lavoro 5 maglie bassissime. Quindi 1,
2, 3, 4 e 5. Qui ho le maglie mezze alte, ripeto 5 maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4 e 5. E dobbiamo andare a proseguire così, lavorando 5 maglie bassissime sulle maglie bassissime, 5 maglie mezze alte sulle maglie mezze alte, fino ad arrivare alla fine della nostra lavorazione. Termino quindi, vedete, la mia riga e adesso devo andare di nuovo a cambiare la lavorazione. Quindi adesso per tutta la nostra borsa lavoreremo sempre in sequenza le 2 righe uguali di lavorazione, quindi una riga di maglia mezza alta sopra la stessa riga, quindi dove abbiamo le maglie mezze alte lavoreremo le mezze alte, dove abbiamo le bassissime le maglie bassissime. Dalla terza riga in poi cambiamo la lavorazione, cioè lavoriamo le 10 maglie basse e dove avremo le maglie, vedete, dove abbiamo le maglie bassissime lavoreremo 5 maglie mezze alte, dove abbiamo le mezze alte le maglie bassissime e dopo ripeteremo la stessa riga in sequenza, quindi così sarà tutta la lavorazione. Vedete, si vede benissimo, 2 righe sono lavorate alla stessa maniera, dalla terza in poi cambia e quella successiva sarà identica a quella sottostante. Quindi adesso vado a proseguire, vedete, per un tot di righe. Ovviamente la lavorazione sarà questa, ci sarà un diritto e un rovescio, vedete, questo è il rovescio, questo sarà il nostro dritto, dove praticamente si vedrà, vedete, proprio la lavorazione che viene circondata dall'intrecciatura in questa maniera qui. Quindi io vado a proseguire e poi vi dico quante righe in totale ho realizzato. Come potete vedere, io ho proseguito per un totale di 20 righe. Le prime 2 righe sono la prima di maglia bassa e inizio la lavorazione a maglia bassissima e mezza maglia alta e poi vedete inizio sempre, faccio sempre 2 righe della stessa lavorazione, formando, vedete, questi piccoli incavi, diciamo, che vanno a ricreare anche il nome di questa trama, insomma, che spesso viene chiamata nido d'ape, proprio perché sembra, vedete, proprio la forma, insomma, di questi piccoli fori che danno l'idea del nido d'ape. Adesso io, vedete, l'ultima riga, che è la 20ª, l'ho realizzata con 2 righe uguali. Adesso dobbiamo andare a realizzare una sola riga, quindi io mi trovo in questa maniera qui, vedete. In questo caso io faccio una catenella, giro, vedete, il mio lavoro e lavoro le prime 10 maglie basse alla stessa maniera. Quindi adesso, dopo aver realizzato le 2 righe della stessa lavorazione, andiamo a cambiare quindi la lavorazione, dove abbiamo, vedete, le maglie bassissime, lavoriamo le maglie mezze alte, quindi entro nel primo e lavoro la prima mezza maglia alta di 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie mezze alte. Dove ho, vedete, le maglie mezze alte, lavoro le maglie bassissime, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie bassissime, ok? E adesso andiamo a proseguire così, dove abbiamo le maglie bassissime le maglie mezze alte, dove abbiamo le maglie mezze alte le maglie bassissime, fino alla fine della riga, e lavoreremo anche le nostre 10 ultime maglie basse. Una volta, vedete, che abbiamo terminato la nostra lavorazione, questa lavorazione è come se fosse lavorata a metà.
è un po' come abbiamo fatto all'inizio. Vedete, noi all'inizio andiamo a lavorare una lavorazione a metà, ma non la completiamo con la stessa riga. Vedete, facciamo in maniera diversa, facciamo maglia bassa e una lavorazione alternata di maglie bassissime e mezza maglia alta, e poi iniziamo con la sequenza 2 a 2. Anche qui vedete, interrompiamo la lavorazione dopo le due righe uguali con quella diversa. A questo punto vedete, io qua non faccio la catenella, giro il mio lavoro e ho iniziato con un giro di maglia bassa e termino con un giro di maglia bassa. Nello stesso punto, vedete, senza fare la catenella entro e prendo entrambe le asole e lavoro una maglia bassa. Adesso entro in ogni punto, vedete, prendendo entrambe le asole, quindi non incoste, e lavoro un'altra maglia bassa e lavoro, vedete, maglie basse in ogni punto, prendendo le due asole. Qui vedete, io non ho più il marcapunti, l'ho tolto, entro in ogni punto e lavoro semplicemente delle maglie basse. Anche dove vedete abbiamo la lavorazione delle maglie bassissime e delle maglie basse, entriamo, prendiamo le due asole e lavoriamo delle maglie basse in questa maniera. Quindi su ogni punto, vedete, in questa maniera qui lavoriamo delle maglie basse. Quindi andate a proseguire per tutta la riga fino alla fine. Una volta vedete che abbiamo completato tutte le nostre maglie basse, tagliamo un filo più abbondante e semplicemente andiamo a sfilare in questa maniera qui e infiliamo ovviamente un ago con la punta tonda. Adesso, allora, questa è la nostra parte dritta, vedete? E qui sia a sinistra che a destra abbiamo fatto questo tipo di lavorazione, vedete, a maglia bassa. Questa lavorazione deve essere ripiegata su se stessa per andare poi a chiudere la borsa. Quindi questo è il mio rovescio, vedete? Io semplicemente conto le 10 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e piego in questa maniera qui il bordo. Quindi vedete, ecco qui, in questa maniera qui, e vado adesso in questo caso già a chiudere così. Quindi questa è la parte, vedete, dritta, quindi il bordo dovrà essere interno in questa maniera qui, internamente, ok? Quindi noi sulle, vedete, 10 maglie basse che abbiamo fatto, andiamo a ripiegare in questa maniera. Ecco qui, vedete, questa è la parte dritta, questo sarà il rovescio, quindi dove abbiamo, vedete, il cerchio evidente contornato dalla treccia, questo sarà il nostro dritto. Quindi adesso noi non facciamo altro che andare a piegare il bordo in questa maniera e dobbiamo andare a cucire. Quindi semplicemente, vedete, con dei punti, qui ho il filo in questa maniera qui, entro nei lati e vado a cucire. Entro, vedete, così, deve uscire sul davanti, così e poi così. Ecco, dobbiamo ovviamente andare a cucire con lo stesso spessore, quindi andiamo a mettere anche qui, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e andiamo a bloccare magari con un marcapunti in modo da non confonderci. Ed ecco qui, così mentre andiamo a cucire cerchiamo di cucire in maniera lineare. Quindi vedete, entro così, sono qui, vado nei lati e dietro. Quindi dobbiamo lasciare proprio questo bordo, vedete, aperto, che poi andremo a infilare la nostra chiusura. Quindi andate a proseguire fino alla fine.
Quando arrivo, vedete dove ho il marcapunti, lo tolgo e vado a fissare bene bene, vedete, i punti per bloccare il bordo. Perché abbiamo lasciato, vedete, uno spazio per andare a infilare dopo il nostro filo. Adesso ovviamente internamente andiamo a nascondere il nostro filo. Come sapete, lo swan si può saldare con l'accendino, quindi lo infiliamo all'interno del filato, lo andiamo poi a saldare con un accendino. Tagliamo e saldiamo. Adesso dobbiamo fare la stessissima cosa anche con quest'altro bordo, quindi pieghiamo anche questo contando 10 maglie basse e andiamo a cucire. Una volta vedete che abbiamo cucito ad entrambe le parti il nostro bordo, dobbiamo andare a cucire la borsa, quindi mettiamo dritto verso dritto, vedete, questo è il nostro rovescio. È molto importante che noi andiamo ad allineare le due parti in questa maniera qui, anche se magari con il bordo non siamo state precise, però è importante che noi allineiamo queste due parti, vedete, in questa maniera qui. Io adesso blocco con un marcapunti così e facciamo la stessa cosa anche di qua, vedete, è molto importante bloccare in questa maniera qui e andare ovviamente poi a cucire. Io metto dei marcapunti per bloccare bene dove devo andare a cucire, quindi dobbiamo iniziare a cucire sia questa parte che l'altra parte. Quindi prendo il mio filo con il cordino, vedete, dove ho il marcapunti, inizio a cucire la mia borsa, quindi così e così. Entro un'altra volta nello stesso punto e vado, vedete, a bloccare. Adesso entriamo semplicemente in ogni punto, quindi io, vedete, entro, qui ho due asole, vedete, due asole di qua, prendo questa qui esterna verso l'esterno, vedete, fuori, e quella verso l'esterno di fronte, in questa maniera qui, e vado a cucire. E la stessa cosa, vedete, ci sono due asolini, io prendo sempre quella esterna alla lavorazione e frontalmente anche prendo sempre quella esterna, così, e vado a cucire e faccio la stessa cosa, vedete, per tutta la mia lavorazione. Vedete, due asole, 1 e 2, prendo solo quella esterna, 2 asole, prendo solo quella esterna. E andiamo a cucire così, vedete, fino alla fine. Quindi qui abbiamo, vedete, l'asolina esterna, di fronte prendiamo sempre quella esterna, ovviamente a fianco della lavorazione, vedete, guardate, così e di fronte così. Quindi andate a proseguire fino alla fine. Una volta vedete che abbiamo terminato la cucitura sia da un lato che dall'altro, dobbiamo andare a capovolgere la nostra borsa. Quindi noi capovolgiamo, vedete, la nostra borsa e la andiamo a sistemare per bene. Ecco, guardate, una volta che abbiamo capovolto la nostra borsa, questo sarà il nostro risultato. Quindi la borsa misurerà una larghezza di circa 35 cm per un'altezza di circa 29. Adesso tagliamo 3 fili, guardate, in questa maniera qui, da 1 metro, vado a tagliare 3 fili da 1 metro, in questa maniera, che andrò ad infilare. Quindi io vado, vedete, nei lati dove c'è l'apertura, qui,
vado ad infilare l'ago. Ovviamente se noi volevamo un'infilatura precisa andavamo a mettere il filo prima, ok, della cucitura, ma io faccio in questa maniera qui, vedete, entro all'interno del foro che di circa, vedete, la lunghezza del lago, e poi faccio così, faccio passare praticamente i 3 fili in questa maniera qui e lascio ovviamente un po' di filo abbondante. Sono così, guardate, entro qui e passo, vedete, per un po' all'interno dello spazio, così finché l'ago ovviamente passa, e poi di nuovo esco in questa maniera qui. Ecco, guardate, adesso faccio la stessa cosa, passo qui, passo attraverso un po', vedete, di spazio finché l'ago me lo permette, e poi esco di nuovo. Mi metto in questa maniera qui, così vedete anche meglio, vedete? Quindi abbiamo questa infilatura in questa maniera qui e andiamo a proseguire. Quindi faccio così, dove vedete ho i fili, vado ad inserirmi in una parte e poi attraverso, vedete, lo spazio, quindi finché riesco con l'ago fino ad uscire di nuovo, vedete, così. E facciamo questo ovviamente finché non usciamo dall'altra parte. Ecco qui. E qui entriamo di nuovo e usciamo ovviamente nello spazio, quindi qui vedete facciamo passare l'ago all'interno dello spazio e fuoriusciamo in questa maniera qui, ed ecco qui. Adesso sempre con lo stesso filo facciamo la stessa cosa di qua, quindi entro, guardate, ecco qui, vedete, perché questo filo deve agganciare questa parte. Entro di nuovo in uno spazietto qua, lasciando sempre, vedete, così. Di nuovo qui così. E siamo quasi arrivate, vedete, dove poi fuoriusciamo. Anche qui facciamo così. Fin dove riusciamo, ovviamente, facciamo questa maniera. E di nuovo entro così, esco da quest'altro lato. Ed ecco qui. Adesso andiamo a tagliare altri 3 fili sempre da 1 metro. Adesso vedete, con gli altri 3 fili iniziamo dalla parte opposta dove escono i nostri fili, quindi iniziamo da questo lato qui, vedete, da questo lato qui, e iniziamo a fare la stessissima cosa però all'inverso, quindi da qui giriamo tutto intorno, vedete, ci agganciamo di qui e usciamo da quest'altro lato. Quindi una volta, vedete, che ne abbiamo fatto passare sia i fili di qua che di qua, quindi abbiamo, vedete, il passaggio dei fili dall'altro lato e il passaggio dei fili da quest'altro lato. Basterà, vedete, semplicemente fare in questa maniera qui e avremo una chiusura di borsa a sacco, vedete, in questa maniera qui. Adesso io vado a decorare, a mettere una perlina, delle decorazioni, a realizzare una tracolla. La tracolla che andrò a realizzare, che voi vedete nell'anteprima, vi faccio passare proprio adesso il tutorial, quindi andrò a realizzare questa tracolla e la mia borsa sarà terminata, niente di più semplice. Se volete realizzare una fodera, vi metto nel box informazioni sia il tutorial della fodera e anche della tracolla. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto e vi saluto al prossimo tutorial, e adesso vi rimando proprio a uno dei miei tutorial.